Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Partiamo dalle ultime notizie che vedono un'Inter impegnata sul fronte cessioni e il nome di Frattesi è il primo in questa direzione e arriveremo poi a fare delle riflessioni su un mercato in fase di stallo e sulle parole pronunciate ieri da Christian Chivu, che è stato ospite del podcast del Corriere dello Sport. Andremo a vedere due punti dell'intervista dove Chivu parla di mercato e il perché ritengo che l'allenatore sia la fortuna dell'Inter e di OH3. Naturalmente andiamo con ordine e come al solito io vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per supportare con due semplicissimi click. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, il titolo è Tesoro Frattesi, l'Inter non fa sconti, servono 30 milioni per cedere l'azzurro. La squadra maggiormente interessata a Davide Frattesi è nuovamente il Nottingham Forest, che si era già avvicinato al centrocampista nel mercato di gennaio. In quell'occasione l'Inter non lo ha ceduto perché non riuscì a concretizzare l'assalto a Curtis Jones, anche se in realtà per l'apporto che ha dato quest'anno io l'avrei ceduto già a gennaio. E quindi ecco, adesso il Nottingham Forest potrebbe tornare alla carica. La Gazzetta dello Sport scrive servono almeno 30 milioni, in realtà è probabile che anche 25 di parte fissa possano bastare, perché ovviamente è un calciatore in esubero, è un calciatore che ha deluso nell'ultima stagione anche per qualche problemino fisico ed è un calciatore che chiaramente l'Inter deve cedere in questo momento anche per fare mercato. Non può più chiedere i 35-40 milioni che chiedeva oltre un anno fa e quindi chiaramente ecco che il nome di Frattesi può essere una delle cessioni per sbloccare appunto le operazioni in entrata. Tra le altre opzioni per Frattesi, ecco, sembrano delle ipotesi un po' più lontane, quindi c'era la Roma interessata, per insomma al momento è molto complicato per i giallorossi fare un'offerta perché devono rispettare il fair play finanziario, perché si parla ancora di cessioni da fare entro il 30 giugno. C'è la Juventus che dovrebbe prendere Carnevali come nuovo dirigente, quindi potrebbe provare una manzata per Frattesi. C'era il Napoli che, con Allegri, che è ancora da ufficializzare, che però è interessato a Davide Frattesi, ma l'eventuale offensiva sarebbe subordinata alla cessione di Anguissà. Praticamente in questo momento il Nottingham ha quasi campo libero. C'è stato ieri un summit con la dirigenza dell'Inter, si attende l'offerta ufficiale. Frattesi non è l'unico nome ovviamente in uscita per l'Inter, perché c'è sempre il nome di Luis Enrique che potrebbe anche lui aiutare a sbloccare il mercato in entrata. Anche nel suo caso io avrei ceduto il calciatore già a gennaio quando c'è stata l'offensiva del Bournemouth e avrei cercato un profilo più funzionale a quello che serviva all'Inter. Ovviamente in quel caso l'Inter ha bloccato le cessioni e sono state però cessioni soltanto rimandate. Si attende un'offerta, anche lì il prezzo è intorno ai 25 milioni, sarebbe praticamente una liquidità tra Frattesi e Luis Enrique di 50 milioni in entrata. A questi poi ci sono da aggiungere delle cessioni minori e un po' più complicate come quelle di Pavard, quelle di Aslani e occhio al nome di Stankovic, che è un nome che io non vorrei tra le cessioni, però non è da escludere, perché ci sono state già le parole di Marotti Ausilio nei giorni scorsi e insomma erano parole che non chiudevano la porta alla cessione di Stankovic e ieri c'è stato il giornalista Gianluca Di Marzio che ha sottolineato che la cessione di Stankovic potrebbe aiutare a sbloccare le entrate dei vari Solé, Jones, Palestra, quindi insomma anche il nome di Stankovic non è completamente da escludere dal fronte cessioni. Naturalmente, ancora una volta, è un Inter che parte con quello che dovrebbe essere un budget di mercato, però al momento, ecco, insomma, sta facendo davvero poco, anzi sembra che debbano essere le cessioni a sbloccare gli affari in entrata. Proseguiamo anche con gli altri articoli di giornata, leggiamo prove di rinnovo con De Vrij, attesa la risposta dell'olandese, insomma non ci sono grosse novità in questo senso, l'Inter ha proposto un'ulteriore stagione a cifre più basse dei 3,8 milioni che percepiva fino a quest'anno il difensore. Naturalmente l'Inter si augura che De Vrij possa rinnovare in modo da dover prendere un tassello in meno in difesa. Arriviamo sul Corriere dello Sport e leggiamo c'è solo l'Inter, Palestra ha scelto, vuole i nerazzurri e non cambia idea.
E sul tema palestra, scrive anche Tutto Sport, leggiamo: palestra, l'incubo di Ausilio è un'offerta del City. A muoversi con una proposta per l'azzurro finora è stato l'Atletico. Il terzino destro che l'Atalanta valuta 60 milioni, l'Inter fin qui è arrivato a 45, vuole la A, però la Premier incombe. Sul fronte palestra praticamente viviamo una fase di stallo, perché l'Inter è interessata, sì, il calciatore dà la priorità all'Inter, però è chiaro che può dare la priorità fino a quando ci sono dei passi concreti per trovare un accordo, fino a quando non arriva una big europea come il City, per esempio, ad accontentare le richieste dell'Atalanta e magari a proporre un ricco ingaggio al calciatore, oltre naturalmente ad un programma sportivo di tutto livello. Ecco, a quel punto naturalmente può cambiare completamente la situazione. E arriviamo proprio, ecco, qui ad una riflessione. Il mercato dell'Inter sta vivendo nuovamente una fase di stallo ed è vero, non dobbiamo farci prendere dalla frenesia perché siamo soltanto al 12 giugno, insomma il tempo per fare mercato c'è, però sembra un po' che si stia ripetendo ciò che abbiamo visto nelle ultime 2 sessioni di mercato. L'affare palestra può essere tranquillamente assimilato per esempio a quello Lookman. È vero, magari qui c'è un'apertura dell'Atalanta, magari l'Atalanta ha fatto un prezzo, però insomma stiamo vivendo nuovamente quella fase di stallo, l'attesa che possa succedere qualcosa, ma non si è capito bene che cosa, perché i passi dell'Atalanta verso l'Inter non ce ne sono e francamente dubito che ce ne saranno e l'Inter rimane in attesa, sì, dalle cessioni, ma siamo sicuri che poi le cessioni portino OH3 a dare l'ok per un acquisto da oltre 50 milioni per palestra? Io ho i miei seri dubbi. Ed è un mercato che in questo momento sta vivendo una fase di stallo, perché su palestra c'è quella distanza, si è parlato di Curtis Jones, però rimane quella distanza di 10 milioni e Ausilio nei giorni scorsi ha detto mi sembrano pochi perché i milioni non sono i vostri e quindi anche lì rimane la distanza tra i 20 offerti e i 30 richiesti da Liverpool e non si registrano comunque passi in avanti. L'affare Solé, che sembrerebbe quello più vicino alla conclusione, però insomma anche lì rimane una distanza, l'Udinese che valuta il calciatore più di 25 milioni, qualcuno dice anche vicino ai 30, l'Inter che sarebbe ferma intorno ai 20, insomma anche lì c'è una distanza da colmare e perfino su Provedel c'è distanza con la richiesta della Lazio. Insomma, poi magari mi auguro che fra 2 giorni saremo tutti smentiti, arriveranno le ufficialità e quindi magari ecco cambierà completamente la visione di questo calciomercato, però mi sembra ancora una volta di rivivere ciò che abbiamo vissuto l'estate scorsa e a gennaio. Quando l'estate scorsa c'era Lookman in pugno, Lookman vuole solo l'Inter, adesso arriva all'offensiva, adesso l'Inter aumenta l'offerta, poi dopo un mese è saltato tutto e non c'è stato un vero sostituto di Lookman. E stessa situazione ci fu per Koné, quando ci fu detto l'Inter è in pugno Koné, l'Inter all'accordo, sta per arrivare Manu Koné, poi alla fine saltò tutto e ecco, diciamo che al suo posto arrivò Diouf, non mi viene neanche da dire fu sostituito da Diouf, fu soltanto ecco, prendere un altro elemento ma completamente diverso. E una situazione simile c'è stata anche a gennaio, dove l'Inter era alla ricerca di un quinto di destra, si è approcciata a Cancelo ha scelto il Barcellona, si è approcciata a Perisic, però anche lì si attendeva, non si capiva esattamente cosa, perché l'Inter voleva prendere Perisic praticamente quasi gratis e si attendeva l'uscita del PSV dalla Champions. Secondo quale criterio il PSV avrebbe dovuto regalare Perisic non mi è mai stato particolarmente chiaro e l'Inter nel frattempo ha atteso fino a fine mercato un qualcosa che poi non si è realizzato. Ecco, io spero che quest'estate saremo smentiti, che non ci troveremo nuovamente in un mercato con una fase di stallo prolungata e poi magari a ritrovarci con calciatori con caratteristiche diverse da quelli cercati, calciatori che magari non sono neanche la seconda scelta. Insomma, è un mercato che secondo me, ecco, può essere rischioso quest'anno, perché se lo scorso anno l'Inter doveva aggiungere qualcosa, se a gennaio serviva una pedina, oggi serve sostituire dei titolari, oggi serve sostituire magari Acerbi che non è stato un titolarissimo ma era un cotitolare, serve sostituire Dumfries soprattutto, serve comunque portare qualcosa al centrocampo o quantomeno ecco non togliere qualcosa al centrocampo con Stankovic. È chiaro che oggi è una situazione diversa rispetto allo scorso anno.
Proseguiamo anche con gli altri articoli di giornata, leggiamo Marotta vede Florentino, c'è area di affare. Scrive anche Tutto Sport, Marotta a Madrid, missione colpaccio. Niente Nico Paz, ma il presidente incontrerà Florentino Perez per sondare la possibilità di prendere qualche gioiello Real. La tre quarti degli spagnoli è fin troppo ricca e Mu può liberare Palacios o Arda Güler. Non è un incontro prettamente di mercato, c'è un incontro tra le leggende di Real Madrid e Inter. Marotta vedrà il presidente delle Merengues e chiaramente si può parlare di mercato, si può cercare di sfruttare qualche occasione in uscita dal Real Madrid. Naturalmente questa è una situazione ovviamente che non dispiace, però non è tutta diciamo la soluzione del mercato, perché quel tipo di calciatore, quell'occasione di mercato è un'aggiunta a quella che serve l'Inter. Quindi magari ben venga che possa arrivare un profilo come Mastantuono, come Arda Güler, insomma magari ecco anche a costi di ingaggio non elevatissimi, e qui mi viene da pensare che possa essere al massimo un prestito, però ben venga un profilo del genere per avere qualcuno che può darci un modo diverso di giocare, per avere qualcuno che può creare l'imprevedibilità sulla tre quarti. Quindi sicuramente questo può essere un aiuto, però come detto questo era un affare, come avevo sottolineato anche nei giorni scorsi, anche da cercare a mercato inoltrato. Ecco, qui poteva esserci una fase di attesa, sugli altri secondo me serve un'accelerata, perché più perdi tempo sul mercato, più rischi di far saltare gli affari, più rischi poi di pagare molto di più quelle che sono le alternative, perché magari ecco su Palestra si rischia che arrivi una big europea e lo porti via. Solé in questo momento in pugno, però insomma tante volte abbiamo visto affari in pugno poi saltati, e soprattutto poi nel momento in cui per esempio salta Palestra, si perde troppo tempo, si finisce per strapagare un altro calciatore. Ricordiamo quello che successe nell'estate dove Lukaku poi non confermò il ritorno all'Inter. Qualsiasi attaccante l'Inter approcciava, i prezzi partivano praticamente da 40-45 milioni. Anche per attaccanti, diciamo così, modestissimi, i prezzi erano elevatissimi, perché le squadre sapevano che l'Inter era alla spasmodica ricerca di un attaccante. Tanto è vero che poi si ripiegò su Arnautovic. Detto questo, dopo tutte le perplessità di calciomercato, io dico che invece abbiamo una grande fortuna, ed è Christian Chivu. Andiamo a vedere anche a cosa mi riferisco. C'è l'articolo del Corriere dello Sport con Chivu, virgolettato, alzare il livello, noi bravi a scegliere. I soldi non ti danno la garanzia di vincere la Champions, ma volevo evoluzioni tattiche, non mi piace speculare. Il tecnico dell'Inter ha tutti in piazza il nostro nuovo podcast, ovviamente il podcast del Corriere dello Sport. Ci sono, ovviamente Chivu parla diciamo a 360 gradi, quindi della sua esperienza all'Inter, magari anche del caso Bastoni. Non voglio però arrivare a quel tipo di situazioni, ovviamente non voglio riepilogare tutto il podcast. Ci sono però due punti in cui lui parla di mercato ed è particolarmente interessante. Uno è questo, vediamo proprio evidenziato. Legge, i calciatori ci sono, il virgolettato, i calciatori ci sono, bisogna essere bravi a muoversi bene sul mercato. Noi lo siamo perché abbiamo scout e dirigenti bravissimi a scegliere, anche se manca qualcos'altro. Ovviamente fa una piccola risata quando dice anche se manca qualcos'altro. Ecco, e quel qualcos'altro sappiamo tutti cos'è probabilmente, è la possibilità di investire. A volte secondo me non è neanche la possibilità di investire, ma sono proprio gli ok di OH3 a fare determinati investimenti. Perché oggi l'Inter non penso che non avrebbe la possibilità di investire, per esempio, i 30-40 milioni almeno di cui si è vociferato di budget. Qualcuno riportava anche un budget leggermente più alto, però ecco, una liquidità di 40 milioni io penso che sia nelle possibilità dell'Inter di spenderla, e anche nel bilancio. Ecco, c'è la possibilità di inserire alcuni calciatori senza aumentare in maniera consistente i costi sul bilancio annuale. Il punto è che OH3 ancora una volta è restio a fare determinati investimenti, e quindi ancora una volta si parla di un diktat di mercato con paletti a 25 milioni per il costo dei cartellini. Magari ci può essere qualche eccezione intorno ai 40, però non si va oltre, e si fa fatica poi a ricevere ecco l'ok per chiudere le operazioni. Io penso che Chivu si riferisse proprio a questo quando dice manca qualcos'altro. E arriviamo anche al punto perché dico che Chivu è la fortuna in questo momento di OH3. Leggiamo l'altro punto, insomma, dell'intervista.
Per me pianificazione e strategia di mercato vanno fatte in base a quali giocatori pensi siano funzionali al gruppo e all'idea di calcio che vuole trasmettere. La domanda di Zazzaroni era a proposito di Lookman e Conì. La bravura sta nell'adattarsi e capire cosa fare quando quelli che hai chiesto non arrivano. Voglio parlare di quello che ho, non di quello che potrà essere. E poi aggiunge: adesso chiedo a Pie Boni di fare più di 10 gol oppure chiedo a Diouf di fare un sacrificio. Ecco qui, quando dice la bravura sta nell'adattarsi e capire cosa fare quando quelli che hai chiesto non arrivano. È racchiusa tutta la fortuna di avere un allenatore come Christian Chivu. Quando io parlo di fortuna non parlo per i trofei conquistati. Lì è chiaro, è sotto gli occhi di tutti, qualsiasi allenatore vince diventa poi praticamente una fortuna per la società, per i tifosi, certo a meno che poi quelle vittorie non vadano a distruggere il bilancio, ma insomma non è il caso di Christian Chivu. La vera fortuna è che è un allenatore insomma intelligente e che cerca di lavorare con quello che ha, perché oggi tanti altri allenatori dopo aver vinto il double sarebbero andati lì a battere i pugni, a pretendere gli acquisti che sono funzionali al suo modo di giocare e sottolineo acquisti funzionali, quindi non obbligatoriamente palestra, però ecco fare delle accelerate su quelle caratteristiche. Per esempio lo scorso anno Chiu aveva chiesto prima Lookman poi Koné. Ecco, caratteristiche funzionali al suo modo di giocare. Non vado a prendere Koné, vado a cercare un altro con quelle caratteristiche, che magari costa meno, però con quelle caratteristiche, non un Diouf che fin dall'inizio Chiu ha fatto fatica nell'adattarlo al sistema di gioco, nell'inserirlo, nel trovargli una posizione in campo, perché come abbiamo sempre detto, Diouf ha anche buone qualità, ma tatticamente è difficile ecco, collocarlo nel sistema dell'Inter. E quindi è qui che io dico, è la fortuna di OH3 nell'avere un allenatore che, ecco, non batte i pugni, accetta di lavorare con quello che ha e va a valorizzare quello che ha in rosa. Lo scorso anno, quando abbiamo sentito il nome di Chivu, insomma siamo tutti rimasti un po' perplessi, chi più, chi meno, però insomma c'era perplessità. Oggi possiamo dire tranquillamente che se avessimo avuto un Fabregas o un allenatore più quotato, faccio il nome di Fabregas perché era stato accostato all'Inter, probabilmente oggi vivremmo una situazione diversa, un allenatore che insomma avrebbe un malcontento e quando c'è il malcontento dell'allenatore poi si riversa sui calciatori, su tutto l'ambiente. E invece Christian Chivu è la fortuna dell'Inter, Marotta ha avuto ragione nella scelta non soltanto per i risultati ma anche per l'atteggiamento, perché chiaramente se hai una situazione del genere, se hai una proprietà che comunque ecco, fa fatica ad investire sul mercato, cerca sempre di andare sul mercato col freno a mano tirato, se ci sono determinati obiettivi che comunque alla fine per un motivo o per l'altro rischiano sempre di saltare, è chiaro che devi avere un tipo di allenatore come Christian Chivu che non viene a pretendere la luna sul mercato, piuttosto che un allenatore più affermato che però poi sappiamo pretende anche degli investimenti. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti sia su questo mercato in fase di stallo, sia soprattutto sulle parole e sull'operato di Christian Chivu e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.